Ho speso 120 euro su Sorare per testare una nuova strategia, visto che sta per iniziare una nuova stagione. Ne parliamo dopo la sigla. Amiche e amici di YouTube, ben ritrovati sul mio canale per un altro video a tema Sorare. Sono tornato a spendere soldi sulla piattaforma, un bel 120 eurini, perché sta per iniziare Sorare 26 e credo di aver trovato una sorta di exploit, un bug all'interno delle competizioni annunciate. Ne ho parlato comunque in dei video del nuovo update di Sorare 26, video che metterò qua da qualche parte. E cambio schermata nel frattempo, visto che ci siamo, eccoci qui. Parliamo ovviamente di soglie, quindi di hot streaks, che non sono delle vere e proprie soglie, lo dico per chi non le conoscesse ancora, sono in realtà degli obiettivi da fare ogni Game Week. Dovete raggiungere un punteggio, avete 4 slot per ogni competizione per cercare di raggiungere questo punteggio e in base al punteggio che raggiungerete vincerete dei soldini. In questo caso vediamo queste soglie da 250, 300, 400, 420, 460, sono quelle di una promo che va dal 25 luglio al 22 agosto, dalla GV del 22 agosto. Con 250 punti fate $6, la GV successiva giocate per 300 per fare 300 punti e vincere $10 e così via. Quella dopo ancora, se avete fatto i $10, 400. Quando perdete, cioè se non riuscite a raggiungere un obiettivo, ricominciate da capo. Questo più o meno è il funzionamento. Come vedete, questa promo dà questi premi in quel lasso di tempo che vi ho indicato precedentemente e sono coinvolte queste competizioni, quindi Belgio, Olanda, Challenger e Contender. Per giocare queste soglie bisogna avere 4 carte in season e una carta classic, o 5 carte in season, a vostra scelta. Chiaramente potete anche giocare con tutte le carte in season. Ma qual è la cosa interessante? Che in Contender avete la possibilità di utilizzare questi campionati golosi che ora vi faccio vedere, questi campionati qua. E come vedete i primi 2 campionati segnati sono quelli della J-League e della K-League, o meglio della K-League e della J-League nell'ordine. Quindi K-League e J-League hanno già le carte in season mintate. E a differenza di MLS, che non ha questa promo, perché è stata esclusa dalle promo delle hot streaks nell'update, l'avrete visto appunto nel video che vi ho registrato qualche tempo fa, J-League e K-League hanno appunto la possibilità di andare a sfruttare queste soglie potenziate e successivamente continuare ad essere sfruttate per le soglie col premio raddoppiato. Perché ci sarà appunto una prima fase con premio raddoppiato e soglia più facile a 250 punti e 300 per i primi 2 step. E poi questo diciamo, questo piccolo vantaggio, che non è piccolo, è enorme in realtà, questo vantaggio verrà rimosso e quindi si tornerà a fare i punteggi classici per poter raggiungere le soglie, quindi 360, 380. Ora, qual è il problema di queste soglie da prendere con carte di J-League e K-League? Che io di J-League e K-League non so assolutamente una mazza. O meglio, ho seguito per un po' di tempo la J-League, ma poi ho smesso di farlo. E quindi mi sono dovuto avvalere dell'aiuto di un amico che fra poco vado a recuperare. Nel frattempo vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi e attivare la campanellina. Vi ricordo che sono live su Twitch e domani c'è il lancio delle carte del Belgio, quindi le prime carte della nuova season saranno appunto domani giovedì alle ore 2. Io sarò in diretta sulla piattaforma Viola su Twitch e poi se volete in descrizione trovate anche il canale Telegram, eccoci qua, dove ci sono sempre discussioni aperte per quanto riguarda Sorare, ma anche MFL. Trovate video anche di MFL sempre sul mio canale. Ultima cosa, piccolo particolare che mi sono dimenticato di dirvi. Qual è il vantaggio di utilizzare le carte di K-League e J-League, oltre al fatto di poter sfruttare la promo? È che ovviamente queste carte al momento costano molto molto poco, altrimenti con 120 euro 4 slot di squadre contender non sarei mai riuscito a farle, perché adesso inizia
la nuova stagione, e questi campionati che verranno mintati per Contender probabilmente andranno a prezzi più alti, anche e soprattutto rispetto alla qualità dei giocatori che ho acquistato. Vabbè, ma andiamo a risvegliare Luca. Allora, eccoci con Luca direttamente da Tokyo. Salve. Salve, buongiorno. Vuole dire qualcosa di lei, salutare i genitori, non so, fare qualcosa di questo tipo? Ciao mamma, ciao papà. No, semplicemente sono qua perché mi paga profumatamente e parliamo di Asia che seguo ormai da qualche anno. Asia di cui non so assolutamente una mazza, cioè ho seguito per un po' il campionato giapponese, ho distrutto una squadra e ho deciso di non seguire mai più questi campionati, sono troppo lontani, preferisco quelli più vicini, tipo quello americano, sicuramente molto più vicino. E, e quindi mi sono dovuto appoggiare a te, in senso figurato, Molto figurato. molto figurato, per sapere che cosa cazzarola comprare. E diciamo che il nostro piano, anche per creare il piano in realtà, il piano di battaglia, perché l'idea è quella di dividere i 4 slot a disposizione in Contender con 2 squadre, diciamo 2 blocchi giapponesi, 2 blocchi del campionato giapponese e 2 blocchi del campionato coreano, corretto? Yes, anche Co- perché nella prima giornata della Outstrix il campionato giapponese non ci sarà, quindi per non perderla è meglio avere entrambe le competizioni. Qua io ho già selezionato i portieri. Noi abbiamo preso tutte carte in season perché tanto costavano poco, per un totale di 120 euro più o meno. E poi ho 4 slot liberi per eventualmente potenziare con delle carte classic. Però mi sono lasciato la libertà di farlo dopo. Anche perché nel mentre alcuni di questi giocatori si spaccheranno, verranno venduti in altri campionati quasi sicuramente, grazie ai miei superpoteri. E su un paio già ci sei andato vicino. Esatto, esatto. Già abbiamo rischiato dei disastri. Vedo bene questo Osako senza un braccio e Song Bun che non so, con un crociato o qualcosa del genere. Ma lascerei a lei presentare questi portieri straordinari. Cioè, Ok, perché li abbiamo allora, scelti? Sotto vedete i prezzi. partiamo. I prezzi io non li vedo, ok, eccoli. Partiamo dal primo, semplicemente il portiere della squadra al momento più forte in Corea. È tornato dopo aver fatto un paio d'anni in Giappone, un paio d'anni male, ma è un prospetto molto forte, giovane e come vedremo poi di quella squadra c'è parecchia gente perché il Jeonbuk ha preso un allenatore europeo che finalmente ha dato una quadra e non fa giocare 11 persone estratte a sorte, ma più o meno sempre quelli, quindi è anche un po' più semplice da gestire. Il secondo è il portiere della nazionale coreana, gioca nell'Ulsan, lo abbiamo visto anche al mondiale per club, dove hanno preso tante imbarcate, ma dove lui ha preso per esempio contro il Borussia 90, Sì. pur non facendo il clean sheet, ha fatto tipo 15 parate, una roba del genere. Gli altri due, partiamo da Osako, che è il portiere del Sanfrecce, miglior difesa del campionato. Anche qui abbiamo lui e poi altri due difensori del Sanfrecce che ha proprio nella difesa il punto di forza, vedremo dopo, si muove anche tantissimo, Vedi, sei molto agile. agilissimo tra i pali e fuori. E appunto è anche lui nel giro della nazionale giapponese, è un discreto portiere, non un mostro, ma sussurrare fa il suo. Kojima è il portiere della squadra rivelazione del campionato, per anni hanno lottato per non retrocedere, quest'anno sono primi, senza un grande motivo, però lui già l'anno scorso è stato tra i migliori portieri del campionato pur giocando in una squadra orrenda, che era l'Albirex. Quest'anno si è trasferito al Kashiwa e vedremo che anche lui col difensore fa una gran coppia e portano voti molto alti ad un prezzo relativamente basso. Ed è anche grande produttore di videogiochi Kojima, quindi ce lo teniamo Esatto, stretto. quello però è il secondo lavoro. Esatto. Che gli riesce decisamente peggio, peraltro. E poi abbiamo i difensori, quindi passiamo ai difensori. Passiamo ai difensori. Come vediamo, ce ne sono i due viola del Sanfrecce che sono Araki e Sasaki, Che vanno con Osako. classici, che vanno con Osako e sono classici su Soreir, sono proprio quelli che in Asia, soprattutto Sasaki, devi avere. Fanno molto la round e Araki quest'anno ha deciso di fare anche qualche decisive tra gol ed assist, quindi non lo buttiamo via. Koga, che come dicevo fa la coppia con Kojima, uno dei
difensori secondo me più forti del campionato anche nella realtà, non solo su Sorare. Giovane, fa il titolare da già almeno 4 anni, sempre nella stessa squadra, e è abbastanza una garanzia. Con Song Boon Keom va invece Kim Tae-yoon, che come vedremo farà parte di tutto lo stack Jeonbuk. Adesso ha le prestazioni un po' in calo, ma è abbastanza una sicurezza. Se andiamo a vedere i voti vecchi, prego, scorra la barra. Eccolo qua. La ringrazio. Comunque vediamo che ha medie molto alte, abbastanza alte, insomma, per quello che poi soprattutto serve a noi, Esatto. ovvero di fare un punteggio e non di vincere la classifica. Gli ultimi due non fanno coppia col portiere, ma sono entrambi del Seoul. Sono i difensori con punteggi più alti, sono troppo forti per quel campionato, tanto che su Kim Joo-sung ci sono delle voci di mercato, subito. Alcune che lo porterebbero in Giappone, e quindi poco male, anche se si abbasserebbero un pochino, ed altre che invece ce lo portano bello in Europa e ce lo diamo sui dentini. Molto, perché Però, non in contender in Europa, chiaramente. No, non in contender, ma addirittura in champion. Ah, perfetto. Però finché sta lì ce li teniamo stretti, fanno punteggi mostruosi, nonostante il Seoul comunque non stia avendo grandissimi risultati. Però la squadra è molto forte e loro spiccano abbastanza. Quindi paradossalmente sono super affidabili, perché anche se la squadra non sta facendo bene, prendono voti alti lo stesso. Assolutamente sì. Quindi i difensori li abbiamo visti tutti, sì. Sì, poi magari lì, volendo uno slot classic, si può usare mettendo qualcun altro. Insomma, quello lo dobbiamo ancora capire. Allora passerei ai centrocampisti. Qua abbiamo usato un po' di fantasia, abbiamo anche un fiorellato, Cioè... Abbiamo un fiorellato. Come si fa a sapere il nome del fiorellato? Senza... Lo devi aprire o conoscere la faccia. Lui è Shunta Tanaka. Ok. Adesso Che è ne so quanto prima. Beh, gioca nel Cerezo, Osaka. Puoi vedere tutti i fiorellini che sono bellini. Molto È bene. uno dei migliori centrocampisti. È stato infortunato, quindi è stato fuori un po'. Il prezzo per questo è calato. E se vedi ci stanno 5-6 DNP, forse qualcosina in più. E quindi si è preso a veramente poco. Poi come è tornato ha segnato. E lui ci farà poi la coppia con uno degli attaccanti che vedremo più avanti. Ok. Kubo va insieme a Koga e Kojima, come detto sono la squadra rivelazione del campionato, lui sta letteralmente arando la fascia destra, fa punteggi mostruosi, decisive su decisive. Fino all'anno scorso neanche giocava praticamente, stava a Nagoya e giocava pochissimo, quest'anno è esploso e è un fenomeno. Pagato 7 Poi euro. abbiamo, sì, 7 euro, quelli forti 7 euro. Park Jin-seob chiude, cioè contribuisce, non chiude, allo stack Jeonbuk, giocatore affidabile, un buon centrocampista, giro della nazionale anche lui, niente Niente di straordinario. di eccezionale, ma fa il suo. Esatto. Wakizaka, classicone anche lui per la J-League, giocatore affidabile, piazza i decisive, fall around, il capitano della squadra. È discretamente continuo, anche se comunque ultimamente un paio di under 40 li ha tirati giù. Però è un must have secondo me per la J-League comunque. Questo lo conosco anche io, fai te. Quindi famoserrimo. Esatto. L'ultimo è Oberdan, che è il top centrocampista della K-League, punteggi altissimi, costanti. Squalificato. Ovviamente, però non squalificato per la GV prima di quella in cui servirà a noi, quindi perfetto. Però è uno super affidabile, gioca sempre, segna, fa all around perché è un po' il centro del gioco del Pohang. L'ultimo era Kawa, preso per fare, immagino, la collection. Esatto. È un collezionista. Non serve a niente. Esatto. Ricordiamo sempre, non fate le collection, mi raccomando. Potrebbero darvi fastidio quei punti in più. Che schifo i punti in più. Non li vogliamo. E passiamo agli attaccanti, che sono famosi in tutto il mondo. Famosissimi. Dai, qualcuno lo conosce, non ci credo che non ne conosci nessuno. Teixeira, ne conoscevo un altro. Seara, sì.
Song Min Kyu ne conoscevo un altro, non è quello che conosco io, giusto? No, non è quello che conosci tu, quello è Jo Min Kyu Ah, e gioca da un'altra parte. Partiamo da Orge Texeira che fa la coppia con Oberdan a 3 euro. a 3 euro. Diciamo anche che a parte Jo Jin-Woo non ci stanno sti grandi attaccanti in K-League. Lui fa appunto la coppia con Oberdan, fa qualche gol, porta punteggi decenti e essendo il terminale, insomma, c'è possibilità che si scambino il decisive con Oberdan. Mhm. Questo è il quadro. Classica coppia sorariana, assist più gol. Esatto. O Poi ci sono rigore Song più... Min Kyu. Scusami? O rigore causato, cioè generato e rigore battuto. Battono i rigori uno di questi due? Oberdan batte i Ah, rigori. ok, quindi tipo Texeira si prende il fallo e Oberdan lo batte. E E lo Oberdan lo sbaglia. sbaglia così ti Chiaramente. manda Ovvio. tutto a buttare. Poi abbiamo Jeon Jin-Woo, che come dicevo è l'attaccante principe di quest'anno in K-League, fortissimo, cioè è proprio anche bello da vedere giocare. Come puoi vedere 1000 decisive, anche lui Anche in hai nazionale, tra rischiato di l'altro. perderlo. Come? Anche in nazionale. Anche in nazionale, sì. Ho rischiato di Hai sfasciarlo. rischiato di perderlo perché doveva andare in Inghilterra, ma hanno rifiutato l'offerta e sembra che rimanga fino a fine stagione, quindi te lo Speriamo. puoi godere. E chiudere con Song Min Kyu tutto lo stack Jeonbuk, che quello lo prendi, lo piazzi lì e hai fatto. E questo com'è come giocatore un po' più modesto, mi È sembra. meno forte sicuramente, è più uno da decisive o 35 come puoi vedere, Mhm. non fa grossi all around, però è solido, gioca sempre, fa il suo. Se poi vuoi un piccolo feticcio, al Jeonbuk c'è anche un italiano a fare l'attaccante, che è Compagno, e quindi se poi vuoi ti puoi mettere anche la bandierina italiana Ma nello è il stack. mitico, come si chiama? Compagno. Esatto, il mitico Si chiama. compagno, sì, sì, sì. Scusa, prima sì, l'hai detto giustamente, ma io stavo ragionando sul Non è, compagno, è anche compagno. compagno di Song Min Esatto, Kyu, però non è esatto, è proprio lui, è compagno. Quello si proprio così. potrebbe prendere in Classic, cioè, esiste in Classic, boh, chi lo In sa. Classic no, perché è il primo anno che sta lì. Perfetto, quindi è l'unico che non posso prendere in Classic, ottimo. Quindi Ottimo. compagno in season, però costava poco, mi ricordo, relativamente poco. Sì, sì, non costa niente di che. Se vuoi ti dico anche in diretta quanto. Andrea Compagno. 4 euro. Vedi 4 abbastanza. euro lo porti a casa. È lo stesso Rafael prezzo Ratao. di Rafael Ratao, tra l'altro. Amico di Esattamente. Leao. È la versione, Sì, diciamo, interista, visto che è Ratao. la versione Shane. Questo Mamma era mia. per gli amici di Milano, i Stile. miei amici i miei amici cugini. Lui gioca al Cereso come Shunta Tanaka. Anche lui è attaccante abbastanza classico da Sorair decisive o basta. Non fa grossi all around, grosse cose, però anche lì c'hai la possibilità che si scambino i deficit, sta essendo abbastanza continuo e quindi è un buon pick al momento. Poi la carta speciale, insieme all'altra carta speciale, ti fa anche Esatto. quell'1% in più. E l'ultimo è Seara, che è il capocannoniere del campionato. Bomber puro, è passato proprio dal Cereso al Kashima Antlers, dove fa coppia con Suzuki, ed è un attaccante semplicemente forte, prima punta, anche lui, decisive o niente, però di decisive ne fa tanti e tira anche i rigori ultimamente, non sempre perché se li alternano un po', però a memoria gli ultimi li ha tirati lui. Anche questo sembra tanta roba. Tra l'altro è quello che penso sia il giocatore che abbiamo pagato di più in assoluto, 11,29 euro. Quindi è quello che più probabilmente spaccheremo. Sono abbastanza sicuro. Però in Puoi pratica spaccare qualcuno che non ho. spaccherò. Spaccherò. Grazie. Ricapitolando quello che abbiamo fatto sostanzialmente è in Corea un blocco completo Jeonbuk e un blocco completo Seoul, cioè non completo, Seoul di movimento più portiere di Ulsan, giusto? No, perché abbiamo attaccante centrocampista che è Poang.
Ah, è vero, è vero, è vero. Sono due Seul e Difesa, dopo difesa Hang. Sono, sì, Seul, sì, sì, sì. campo attacco Pohang e porta Ulsan. Poi abbiamo un paio di mistoni con difesa Sanfrecce in Giappone. Difesa e porta Sanfrecce, giusto? Sì. Che E poi combiniamo con attacco. puoi combinare con i due del Cereso, quindi Shunta Mhm. Tanaka o la Ferratao. E poi un mix completo invece l'altra, praticamente. E poi l'altra, no, l'altra hai sempre tre del Il Kashiwa Kashiwa, esatto, e poi... e poi ci puoi buttare dentro sia Rai o Akizaga. Comunque le due coppie sono interscambiabili anche a seconda dei matchup, insomma, te le puoi gestire. Non dividerei soprattutto il blocco, il mini blocco Sanfrecce, perché appunto rende abbastanza e poi dividerlo rischi di buttare due formazioni invece che una. Mm. Non benissimo. E poi qua abbiamo un riassuntino dei punti collezione, ne ho pochissimi ovviamente al momento, però conto di magari comprare un po' di bronzini, come si diceva su FIFA, di gente da 50 centesimi, giusto per arrivare magari al 2-3% delle collezioni principali, magari anche di tutte. L'Ulsan, oddio, non so cosa mi possa servire. Dove ho un giocatore solo magari non ha tanto senso, dove ne ho di più potrebbe invece avere senso alzare... Soprattutto dove ne hai di più che schieri. Esatto. Eh, Vediamo, comunque le collezioni, prima ovviamente scherzavamo, sono abbastanza importanti, aiutano, visto che comunque poi l'obiettivo finale sono le soglie, quindi avere percentuale in più ci dà un po' di mano, soprattutto per esempio il blocco Geonbook, no? Dove abbiamo un paio di giocatori che sono affidabili ma non hanno grandissimi pick di punteggio. Mi sembra il centrocampista e l'attaccante, no? Che hanno detto Minkyu, Sì. e quindi lì magari un po' di percentuale può dare una mano. Ma alla fine, spendendo relativamente poco, abbiamo creato, cioè hai creato, perché io non sarei stato in grado, 4 squadre asiatiche molto molto buone, no? Sì, sono molto buone. Poi hai il vantaggio che comunque anche se ti confronterai con squadre europee, proprio perché questi campionati sono già iniziati, ti giochi anche le percentuali di esperienza più alte. Sono Yes. Sì. campionati comunque lunghi perché finiscono a fine novembre o inizio dicembre addirittura, quindi c'è spazio e c'è tempo, li puoi usare svariati mesi e si può tentare di fare anche gli step più alti delle Strix Mhm. con queste squadre. E magari con qualche sculata finire ogni tanto in leaderboard non sarebbe male. O su Eh sì. 4 slot schierati. Potrebbe essere una strategia interessante. Vuoi dare un voto? Che va di moda su YouTube dare dei voti. A Io faccio te così o con... alle squadre? Alle Perché è ben squadre? diverso. A me è un voto basso. Alle squadre? No, le squadre sono un buon 8, Allora poi vedremo se possono essere renderanno da 8. affinati. O se le distruggerò. La ringrazio, signor Luca. Le auguro anche un buon anno, già che ci siamo. E poi vado Figuri, avanti col figuri. montaggio. Arrivederci. Arrivederci, tanto l'Iban ce l'ha. È stato Esatto. un piacere. Arriveranno i soldi, a prestissimo, salve. Molto bene, addio. Spero che questo video vi sia stato utile, in tal caso lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Io vi aspetto nei commenti e su Telegram, cosa importantissima, cercatevi un amico esperto di campionati asiatici. Buon anno!